mi sono accorto che ho girato le altre parti di questo video con le cuffiette immotivatamente. Comunque, siamo arrivati a creare un archivio RAR per lo sfruttamento della vulnerabilità CVE 2025 8088. Abbiamo scritto correttamente la signature, abbiamo scritto il main archive header, abbiamo scritto il file header. Successivamente, guardando questa struttura, se volessimo associare degli stream al file descritto dal file header, dovremmo scrivere successivamente al file header stesso un altro header chiamato service header. Questa intestazione siamo fortunati perché è in pratica sovrapponibile con quella del file header. Conseguentemente gran parte del nostro codice potrà essere riutilizzato. Questo dovrebbe semplificare e velocizzare i tempi di sviluppo dell'esploit. Allora ridiamo un'occhiata al file malevolo che è stato catturato in the wild, e stando all'analisi che abbiamo fatto precedentemente sappiamo nel nostro caso che all'offset D84 termina la parte dati del file header. Successivamente comincia quello che viene descritto come service header, e poiché, come abbiamo detto, i due formati sono sovrapponibili, sappiamo già che come primi 4 byte troveremo il CRC del service header stesso, quindi 1, 2, 3 e 4. Come header size questa volta abbiamo 34 in esadecimale, che corrisponde a 52 in decimale. Sappiamo che dobbiamo considerare la dimensione dell'header a partire dal campo successivo all'header size. A questo contiamo 52 byte da lì, 52 finisce qui, pertanto tutta questa parte verrà considerata, è considerata service header. Questa è la dimensione. Poi abbiamo uno 03 che sarebbe l'header type, ed in effetti dalla documentazione del formato RAR ci viene detto che se settato a 3 si tratta di un service header. Questo conferma che noi stiamo effettivamente guardando un service header. Successivamente abbiamo i flags. Come flags abbiamo 23 e andiamo a vedere a che cosa corrisponde. Eccolo qui. 20 ci dice che il blocco, il service header in questo caso, dipende sul blocco precedente, ed in effetti noi questo service header lo stiamo appendendo, quindi questo è un alternate data stream che si trova all'interno del file descritto nel file header. Quindi questa cosa matcha, perché noi stiamo cercando di definire un alternate data stream per il file PDF all'odola. Siamo a 20, poi 21 extra area is present at the end of the buffer, e 02 data area is present in the end of the header. Abbiamo un extra area presente alla fine dell'header e un'area dati presente alla fine dell'header, che ci dà esattamente questa maschera qui, 23. Benissimo, continuiamo con l'analisi. Dopo i flag ci sta la dimensione dell'extra area, che qui viene indicata come 22 in esadecimale, che corrisponde a 34 byte. E non sappiamo ancora esattamente questa extra area dove è localizzata. Sappiamo, diciamo, segniamoci pertanto per il momento che questa extra area è di 34 byte. Dopodiché ci viene detta la dimensione, c'è il campo data size, la dimensione dei dati, che lui dice essere di 6 byte in questo caso. Fanno seguito i flags. 04 sta a indicare il CRC, che il campo CRC32 è presente, questo calcolato sui dati. Dopodiché c'è la dimensione dei dati non compressa, anche qui abbiamo 6 byte. Il campo attributes, che prima era 20 ora è settato a 0, non sappiamo il perché
nel per come, quindi lo manterremo così com'è. mTime è opzionale perché non abbiamo nel file flag settato 2, avevamo 4. Poi abbiamo il CRC dei dati che sono 1, 2, 3, 4 byte. Pass seguito 0x80 che corrisponde alle informazioni sulla compressione, che in realtà diciamo è una bit mask che ci va ad indicare varie informazioni come il metodo di compressione, se si tratta di un solid archive o no, dimensione del dizionario e quant'altro. Tutte informazioni che a noi non ci interessano, nel senso che qui è settato 80. Io in realtà ho visto che i dati poi all'interno dello data stream non sono compressi. Comunque nell'esploit che sono andato a creare per evitare diciamo di dover utilizzare il binario del WinRAR per andarmi a comprimere dei file con quel livello di compressione perché l'algoritmo non è noto, l'ho semplicemente settato a 0, tant'è che poi qui dice che il valore 0 sostanzialmente corrisponde a no compressione. Nel nostro exploit questo lo andremo a settare a 0. Vedete che anche il campo compressione è un intero a lunghezza variabile e il valore 80 corrisponde a questo valore binario con il bit più significativo settato a 1. Ecco perché poi successivamente viene riportato uno 00 perché questo è come se corrispondesse alla continuazione del v integer qui. Quindi questo 00 è il bit, scusate, è il byte di continuazione del compression information. Qui l'host OS è 00 e corrisponde a Windows. Name length sarebbe la lunghezza del nome del file, ma siccome questo è un service header, viene riportato, come vedete, una lunghezza strana di 3, perché infatti viene detto che nel caso in cui si tratti di service header, e infatti noi stiamo creando un service header, ci sono dei valori speciali e il valore STM sta ad indicare la presenza di un NTFS alternate data stream. Ed ecco spiegato per cui qui abbiamo 0,3 perché il valore successivo sarebbe STM, stante appunto indicare la presenza di un alternate data stream, che è una stringa esattamente di 3 byte. Successivamente abbiamo quella che viene definita extra area, che sarebbe opzionale, ma nel nostro header flags, se vi ricordate che era 23, c'era anche il valore 1 che stava a indicare della presenza di un extra area. Dopo STM abbiamo un altro valore 21 che ancora non sappiamo cos'è, poi abbiamo uno 07 e se vedete questo 07 qui ci dice che quella extra area potrebbe essere un cosiddetto service header data array. Il service data area array viene descritto più in basso, esattamente qui, e ci viene detto che contiene una dimensione, un tipo che è settato a 07 e di dati che dipende appunto dal tipo di service data che noi stiamo andando a specificare. Stiamo specificando un alternate data stream, quindi se quello che c'è scritto qui è corretto non abbiamo motivo di dubitare. Questo 21 è la dimensione, io vedo poi successivamente 2 punti, quindi quello che sembra un nome di un alternate data stream, quindi probabilmente 21 in esadecimale è la dimensione del nome dell'alternate data stream, 33 byte, lo andiamo a verificare. Dopodiché c'è 07 che sta appunto a indicare che questo è un service data record e quindi successivamente dovremmo avere 33 byte dell'alternate data stream. 33. Eccoci qua. Questo è
l'alternate data stream, che in questo caso specifico, vabbè, ce ne accorgiamo perché contiene 2 punti, non ci sono sequenze di path traversal qui, ma più in basso le troviamo perché noi possiamo associare più alternate data stream allo stesso file, e questo potrebbe anche darci una risposta di un campo size che avevamo visto precedentemente e al quale non sapevamo dare spiegazione. Cioè, c'era questo che era l'header size e avevamo capito effettivamente che infatti terminava esattamente qui ed è compatibile con il nostro service data record. Questi erano i flag e sì, questa era l'extra area size, che è quella dove va a finire appunto il service data record che contiene il nome dell'alternate data stream, e 22 in lunghezza corrispondeva a 34 byte. Quindi se il service data stream comincia da qui, in effetti questi sono esattamente 34 byte. E qui comprendiamo anche perché i dati perché il data stream può contenere dei dati al suo interno, come abbiamo visto, tipo quando creavo il file notepad pupo.txt 2 punti mio data stream, avete visto che potevo scrivere lì all'interno, ed in effetti qui all'inizio non era molto chiaro, ci veniva detti che i dati sia in forma packed che unpacked erano di 6 byte, ed in effetti poiché il nostro data stream finisce esattamente qui, questi sono i dati 6 byte da qui, 1 2 3 4 5 e 6, effettivamente arriva a coprire noise 1, quindi questi sono sì, in effetti dati, perché da qui ricomincia un nuovo service header. Infatti, se noi poi in realtà andiamo a guardare questo file, voi vedete che ci sono diverse sequenze STM, sono dei service header, uno dopo l'altro, tutti associati con il primo file header che abbiamo definito in precedenza. Vedremo in seguito del perché di questo comportamento, perché uno dei blog post che ho letto dà una spiegazione. In realtà la parte poi importante sta più in basso, vedete qui comincia una sequenza con dei dot dot, dei punto punto, quindi un path traversal. Pertanto noi andremo a definire questa situazione all'interno del nostro proof of concept Python, ma lo faremo diciamo in un modo un po' a ritroso, perché abbiamo il service header che contiene un service data record. Se vi ricordate, questo è il service header, e poi all'interno della extra area abbiamo un service data record. Il service data record erano 3 campi in croce molto semplici, questi. Io direi che nel nostro proof of concept andremo prima ad implementare questo. Ecco, in realtà ho finito con l'implementare entrambe. La cosa è stata più semplice del previsto. Ho implementato il build service data record e poi ho implementato il build service header, all'interno del quale poi noi andiamo a chiamare build service data record. Allora, build service data record era molto semplice, dovevamo mettere un 07 come da documentazione, dopodiché c'era il nome dell'alternate data stream che gli viene passato come argomento alla funzione stessa, quindi chi la invoca gli passerà uno stream name, e in testa poi va inserita la somma dello stream name più questo byte qui, e ciò che facciamo qui l'abbiamo visto fatto con il file header, facciamo sostanzialmente la stessa cosa, e quindi inseriamo la size, la dimensione di questo service data record calcolata a partire dal campo type e calcolata sui dati. Dopodiché la ritorniamo
e build service header la invoca a sua volta. Build service header prenderà un file name ed uno stream name. Quindi file name in realtà è il nome del file che contiene il nostro payload malevolo che poi vogliamo andare ad infilare all'interno dello stream. E la costruzione diciamo che è molto lineare, l'abbiamo già vista con il file header, sostanzialmente è sovrapponibile. Abbiamo come header type, abbiamo 3 per il service header. Come flags abbiamo specificato 23, vi ricordate? Il blocco dipende sul precedente file block perché stiamo specificando un alternate data stream che corrisponde al file del file header che precede questa intestazione che stiamo costruendo qui. Abbiamo un'area dati alla fine, quindi il contenuto del payload malevolo, e abbiamo anche un extra area presente alla fine dell'header che sarebbe il service data record. Ed infatti noi come extra area ci andiamo a beccare, ci andiamo a costruire il service data record, gli passiamo lo stream name, otteniamo il service data record costruito, dopodiché ci calcoliamo anche la lunghezza di questa extra area e la andiamo a specificare all'interno del service header, la dimensione dei dati, la dimensione del nostro payload malevolo. Anche qui all'inizio di build service header, come nel caso di build file header, abbiamo una chiamata a extract file info che ritorna, se gli passiamo un file name, ritorna il nome di quel file, il contenuto, la dimensione. Abbiamo la dimensione del file qui, dopodiché indichiamo le flags, i file flags, quindi CRC 32 deve essere presente, la dimensione del file unpacked che è uguale a quella del file packed, per così dire, gli attributi 00, il CRC dei dati, quindi calcolato sul contenuto del file, quindi del payload che andremo a inserire all'interno dell'alternate data stream. Come compression, questa era 80 se vi ricordate, l'ho impostata a 00, l'esploit funziona ugualmente. HostOS e Windows, il service header name length è di 3 byte, sarebbe la stringa STM, dopodiché segue l'extra area e alla fine calcoliamo la dimensione di tutto questo header, del service header, e la andiamo a mettere in testa a quanto abbiamo specificato finora, quindi di tutti questi campi ci siamo calcolati la dimensione e la andiamo a mettere in testa qui. Ancora una volta, invece di utilizzare un append, questo service header è una lista, utilizziamo un insert all'indice 0 che va a shiftare sulla destra tutti i valori che avevamo scritto precedentemente. E poi facciamo la stessa cosa, un altro insert, andiamo a inserire alla testa il CRC 32 calcolato su tutto il service header, inclusa la dimensione. E ovviamente poi alla fine del service header appendiamo il contenuto del file e ritorniamo tutto questo blob al chiamante. Vediamo come utilizzarlo. E allora, all'interno del nostro main ci siamo costruiti l'archivio RAR, abbiamo scritto la signature, abbiamo scritto il main header, abbiamo scritto il file header basato sul PDF all'odola. Adesso dobbiamo andare ad indicare un alternate data stream malevolo. Utilizziamo la funzione build service header e passiamo due parametri sostanzialmente. Passiamo il payload che corrisponde ad un file locale nel file system della macchina attaccante, in questo caso il payload malevolo che vogliamo andare ad iniettare, e poi passiamo il nome dell'alternate data stream che può contenere delle sequenze di path traversal. Sto utilizzando in questo caso una sola sequenza di path traversal, quindi solo un punto punto backslash. Pertanto
stiamo andando a scrivere il contenuto di questo file, stiamo andando a piazzare il contenuto di questo file all'interno dell'alternate data stream che avrà questo nome. Non volevo impazzire in Python se io togliessi questa R qui, saremmo impazziti, vedete, con gli escape dei backslash. Con la R gli diciamo di considerare tutto quello che ci sta tra virgolette come letterale, così non dobbiamo impazzire a fare l'escape. E sì, quindi stiamo provando, ripeto, ad iniettare il contenuto di questo file all'interno di questo alternate data stream che verrà processato in modo sbagliato da WinRAR, quindi alternate data stream associato a questo file. La nostra assunzione è che dopo che WinRAR, dopo che attraverso WinRAR apriremo questo file, in sostanza questo path traversal verrà normalizzato in modo da scrivere il contenuto di calc LNK, il nostro payload, all'interno di updater LNK e dove esattamente nella cartella esecuzione automatica di Windows, che dovrebbe poi eseguire quel contenuto, quel file al successivo riavvio della macchina. Beh, questa è l'assunzione. Vediamo se la cosa funziona. Mi sono accorto di un piccolo errore. Ovviamente noi qui non dobbiamo riscrivere file 1.header, ma dobbiamo scrivere il contenuto che riceviamo in stream 1. Quindi adesso botte sale ci dovrebbe creare questo file che noi andiamo a scaricarci dalla macchina Windows. Questo vecchio lo cancelliamo. Scusate, questo lo andiamo a copiare qui nel desktop. Cosa importantissima, ci assicuriamo che nella cartella esecuzione automatica non ci sia nulla e infatti non c'è. Quindi proviamo ad aprire il nostro exploit, lo lanciamo, riusciamo a visualizzare il PDF, questo era comportamento atteso. Se noi andiamo a vedere, il file non è stato scritto. E la motivazione è molto semplice in realtà. Stiamo utilizzando una sola sequenza di path traversal per accedere all'interno, quindi punto punto backslash per accedere all'interno di appdata, ma qui vedete il WinRAR sta operando su una cartella su 1, 2, 3, 4, almeno 5 livelli diversi, quindi in pratica noi dovremmo specificare delle sequenze di punto punto backslash sufficienti, in numero sufficiente per accedere alla cartella updata qui e poi andare a navigare roaming, Microsoft, Windows, start menu, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto il nostro exploit dovrà essere modificato. Dovremo fare delle aggiunte. Ecco così modificato l'esploit. Allora, invece di generarci un solo stream e poi scriverlo, ne stiamo generando 5 con sequenze di path traversal incrementali. Prima ce ne su stream 1 ne abbiamo una sola, su stream 2 ne abbiamo 2, su stream 3 ne abbiamo 3, stream 4 4, stream 5 5 e poi scriviamo tutti questi stream. Ovviamente questo lo dobbiamo cancellare e poi scriviamo tutti questi stream sul file. In questo modo potremmo in realtà aggiungere anche altri stream se pensiamo che la directory sulla quale WinRAR si troverà ad operare non sarà, diciamo, sarà una directory diversa rispetto a quella nostra, quindi potremmo in effetti andare a mettere altri stream con altre sequenze di path traversal, con più sequenze di path traversal fino a quando non becchiamo quella giusta. In generale, siccome non lo sai in anticipo, un attaccante creerà
un file RAR con molte sequenze di path traversal, tutte diverse l'una dall'altra. E in questo modo dovrebbe funzionare adesso. Infatti ci andiamo a rigenerare il nostro file RAR, che prima era 151 byte, ora sarà un pochino più grande perché scriviamo 5 service header con altrettanti data stream. Infatti vedete è di 5k più grande. Anche a questo file lo andiamo a scaricare. Abbiamo scaricato 2 volte, va bene, la prendiamo, lo scriviamo qui, ci assicuriamo che sulla cartella di startup non ci sia nulla, infatti è così. Benissimo, apriamo il file e nella diagnostica vediamo che ci sono 4 errori. Vedete, noi abbiamo scritto 5 data stream ma 4 errori, quindi 4 volte, in 4 volte ha fallito. La quinta probabilmente era la sequenza, conteneva la sequenza di path traversal, quindi sequenza di dot dot backslash corretta, ed infatti adesso abbiamo piazzato il file, in questo caso chiamato updater.link, potremmo dargli qualunque nome, che è un link simbolico a calc. Ancora una volta, invece di calc potrebbe essere qualunque cosa. Pertanto, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il reboot della macchina e vediamo cosa succede al reboot. Benissimo, la macchina ha rebootato. Adesso entriamo con la password dell'utente e guardate cosa succede. Vedete? La calcolatrice è stata eseguita perché sulla cartella esecuzione automatica, quindi startup folder di Windows, noi avevamo piazzato file link che diciamo andava a puntare alla calcolatrice. In realtà all'interno di quella cartella, come ho già ampiamente detto, potevamo andare a scrivere qualunque payload. Sarebbe semplicemente bastato che l'utente avesse riavviato la macchina per venire infettato. Siamo riusciti a scrivere un proof of concept funzionante mettendo su un accrocchio di codice in Python con l'aiuto di Claude AI, passandogli delle direttive circa il formato RAR secondo le informazioni pubbliche esistenti, creando un proof of concept partendo dall'analisi di un file malevolo che era stato identificato in the wild. Noi l'abbiamo analizzato con Notepad++, avreste potuto utilizzare qualunque altro ex editor, finanche XXD, il glorioso XXD. Ultima nota prima di chiudere, e la ritengo una cosa parecchio interessante. Siccome la presenza, diciamo, di dot dot backslash negli errori della diagnostica di WinRAR avrebbe potuto insospettire gli utenti più esperti, l'attaccante che cosa ha fatto? È andato ad inserire degli alternate data stream farlocchi, una certa quantità, circa una quindicina, una ventina, prima di quelli che contenevano le sequenze di path traversal, perché in questo modo le stesse non erano visibili immediatamente nei messaggi di diagnostica di WinRAR. L'utente avrebbe dovuto fare lo scrolling, vedete qui la barra è messa in alto, qui è messa in basso, per poter effettivamente vedere queste sequenze di path traversal molto sospette. Anche voi, volendo, nel vostro script, nello script che abbiamo creato, potreste fare la stessa cosa prima della scrittura di alternate data streams validi. Potreste creare degli alternate data streams meno sospetti in modo da nascondere alla vista dell'utente nella finestra delle diagnostiche quelli che poi contengono le sequenze di path traversal. Bene, spero che questo video sia piaciuto. È stato un bagno di sangue registrare in una giornata che vede 40 gradi all'ombra fuori, ma con un diluvio universale ed il raffreddore. E niente, alla prossima.